Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong e andiamo a fare un piccolo esercizio di movimento del Qi, ma andiamo a capire anche come muovere il Qi, cioè l'energia vitale, nel nostro corpo. Mencio diceva che la mente è il generale del Qi. Questo significa che la mente dà ordini e il Qi segue. E questo è vero perché? Perché la mente e il Qi si muovono sullo stesso piano, la dimensione energetica si svolge sul piano fisico e così con la mente noi possiamo andare a guidare il Qi. Poi sappiamo anche che il Qi è legato al sangue, la mente guida il Qi spinge il sangue, ma il sangue nutre il Qi. È anche vero che il Qi segue la mente, ma non ne segue soltanto la direzione, ne segue anche la qualità. E così succede che se la mente è agitata, anche il Qi sarà agitato. Una mente arrabbiata crea quindi una perturbazione anche dell'energia, perché l'energia segue anche, abbiamo detto, la qualità del Qi, ma questo non è tutto. Quindi da ciò possiamo dedurre che una mente tranquilla rende anche la nostra energia più equilibrata e più tranquilla. Come muovere il Qi? Il Qi potrebbe essere spinto, ma potrebbe essere anche risucchiato. Allora il Qi dobbiamo dire che ha la qualità dell'acqua. Se spingiamo l'acqua, questa rischia di straripare o di disperdersi, e così accade anche con il Qi. Nel momento in cui con la mente spingiamo il Qi verso una direzione, questo si può disperdere. Allora il metodo migliore per condurre il Qi è quello del cosiddetto il metodo di risucchiare, cioè non lo spingiamo da dietro l'energia, ma lo andiamo a risucchiare da davanti, allo stesso modo in cui potremmo fare con un liquido. E andiamo adesso proprio a spiegare questo metodo, il metodo di risucchiare il Qi attraverso la mente per poter condurre l'energia là dove vogliamo. Allora intanto dobbiamo pensare ad una cosa: il Qi si muove in un corpo che è rilassato con maggiore facilità. Perché? Perché le tensioni creano dei blocchi. Quindi una delle diciamo degli esercizi preliminari che dovremmo fare per esercitarci con la conduzione del Qi è proprio quella di cercare prima di tutto il rilassamento. E non è un caso che il Qigong anche preveda prima di ogni pratica alcuni minuti dedicati proprio a rilassare la mente, a svuotare il cuore, perché a togliere tutte le perturbazioni. Abbiamo visto come l'energia prende la qualità quindi della mente, una mente perturbata o turbata quindi da passioni, sentimenti, da rabbia eccetera, diciamo va a condizionare anche la natura della nostra energia vitale. Allora dobbiamo prima di tutto andare a svuotare quindi il cuore da tutte queste sensazioni che possono perturbare la nostra energia, ma dobbiamo andare anche a svuotare la mente, perché serve una mente vuota, in qualche modo, che possa essere concentrata esclusivamente sul movimento di conduzione del Qi. E così possiamo ad esempio sederci e andare ad applicare il metodo quindi di conduzione del Qi attraverso, quindi risucchiando il Qi, ossia tirandolo davanti e non spingendolo di dietro. In che modo? Andremo a utilizzare due punti di riferimento, ad esempio il punto del terzo occhio che si trova tra le due sopracciglia e poi il punto Yin che si trova alla base del pavimento pelvico. Risucchiare l'energia significa che prima della respirazione, e vedremo quale, dobbiamo andare a spostare la mente e l'attenzione nel punto in cui vogliamo che il Qi vada. Cioè la mente arriva nel punto prima che il Qi vada, quindi il Qi segue la mente. In questo senso noi andiamo ad anticipare il movimento, non a spingere il Qi, ma lo andiamo a anticipare
fissando con la mente il luogo di destinazione del C. E così dobbiamo anche però andare a specificare altre due cose. Solitamente quando espiriamo il C scende, quando inspiriamo il C sale. Allora, se volessimo portare il C nel punto yin, punto energetico che si trova tra l'ano e diciamo l'organo sessuale, dovremmo andare prima della espirazione, l'espirazione porta giù il C, a fissare la nostra attenzione sul punto yin. Poi nella fase successiva, prima dell'ispirazione, l'ispirazione porta su il C, andare a fissare la nostra attenzione quindi nel terzo occhio. In questo modo espiriamo, ma prima di espiriamo attenzione sullo yin, poi prima della inspirazione l'attenzione va sul terzo occhio. Quindi la focalizzazione del punto di destinazione avviene prima della respirazione che scandisce il movimento in basso e in alto del C. Questo ci permette di lavorare con il movimento del C tenendo conto di questi principi, quindi il fatto è che è la mente che conduce il C, il fatto che per condurre il C è preferibile, per non farlo straripare e disperdere perché ha la qualità dell'acqua, lavorare anticipando la destinazione piuttosto che spingendolo. Non spingiamo l'energia in un punto, ma la risucchiamo come? Spostando l'attenzione prima, fissando l'attenzione del luogo di destinazione prima della spinta dell'energia in quel luogo, che attuiamo attraverso la combinazione quindi di due respirazioni, cioè della respirazione in due fasi, cioè l'espirazione alla quale associamo un movimento di discesa del C e l'ispirazione al quale associamo un movimento di risalita del C. Allora possiamo mettere le mani davanti al Dantian, chiudere gli occhi e dedicarci quindi dentro di noi a fare questo piccolo esercizio. Ripeto, allora prima della espirazione andiamo a mettere l'attenzione sul punto yin alla base del pavimento pelvico, mettiamo l'attenzione e poi respiriamo profondamente, immaginando che l'energia scenda e raggiunga esattamente quel punto. La mente fissa la destinazione, segue il movimento del C attraverso la durata della respirazione. Poi pausa e andiamo a spostare la nostra attenzione sul punto del terzo occhio e prima della successiva inspirazione. Quindi la mente va al terzo occhio, poi inspiriamo e per tutta la durata dell'ispirazione con la mente andiamo a seguire il flusso del C che sale, andando a creare questo circuito, quindi dentro il nostro corpo. Proviamo e diamoci un po' di tempo e fissiamo l'attenzione, starò in silenzio, ciascuno prova a fare questo piccolo esercizio che è molto interessante dopo aver appreso quelle che sono le nostre possibilità, le nostre capacità. Ricordiamo che la mente nel Qigong è molto importante, mente, respirazione e corpo, ma la mente è ancora più importante. Perché? Perché il lavoro del Qigong è un lavoro sull'energia e come abbiamo visto oggi la mente è il generale dell'energia. Se vogliamo migliorare il flusso dell'energia e portarlo dove noi desideriamo nel corpo, in quella parte del corpo dove è più carente, allora utilizziamo questo metodo di risucchiare l'energia fissando il focus prima del momento respiratorio. Quindi proviamo, fissiamo sul punto yin, espiriamo e accompagniamo il movimento di discesa con la mente. Fissiamo con la mente il punto del terzo occhio, Yin Tang, e poi inspiriamo e per tutta la durata dell'ispirazione accompagniamo il flusso in ascesa del C. E continuiamo autonomamente in questo modo.
e potremmo continuare ancora. Vedete quanto è bello andare a seguire il flusso del Qi e quanto rilassamento crea nel corpo. Abbiamo fatto soltanto poche unità respiratorie. Il consiglio è quello di dedicare almeno 5 minuti. 5 minuti di respirazioni secondo questo schema, fissando i 2 punti energetici, uno in alto, uno in basso, o potrebbero essere anche delle aree, se non abbiamo, quindi se non riusciamo, diciamo, a identificarci col punto, potremmo incominciare anche con un'area quindi intorno al terzo occhio, l'area del perineo, e provare a ruotare il nostro Qi. Come? Andando con la mente ad anticipare la posizione in cui vogliamo poi condurre il Qi attraverso la respirazione. Mi auguro che questo diciamo, video possa veramente apportare dei benefici anche nell'attività di, diciamo, di miglioramento, di percezione del Qi, ma anche nell'attività, diciamo, pratica del Qigong. Ricordiamoci che il movimento del Qi è quello che ci permette effettivamente di andare a migliorare tutto lo stato di funzionamento e di benessere del corpo, dove il Qi si muove e non ristagna, quindi non abbiamo dolore, non abbiamo tensioni. Gli esercizi del Qigong mirano proprio ad aumentare il flusso, e il flusso soprattutto nelle situazioni in cui non è possibile, perché muoversi, il Qigong può essere utilizzato, lo sappiamo, anche in posizioni statiche. Nel Qigong noi possiamo veramente anche esercitare quindi il flusso del Qi attraverso un dono, il dono della mente, che ci permette di andare anche a rimuovere dei blocchi, quindi attraverso l'esclusivo utilizzo della mente. Quindi Qigong, che può essere, e questo esercizio che abbiamo fatto da seduto, spesso i maestri consigliano di farlo la sera, quindi la mattina da seduti e la sera in posizione fetale, quindi possiamo farlo sdraiati anche prima di andare a letto. Andiamo ad esercitare il flusso del Qi, andiamo a lavorare anche sulla forza del generale, il generale della nostra mente. È molto molto importante andare a lavorare con la nostra mente, perché la mente ha delle potenzialità, lo stiamo vedendo anche in altre discipline di Tao Power Life, veramente enormi, e quindi è una scoperta continua andare a riscoprire i meccanismi che noi possiamo veramente muovere all'interno, e non solo il flusso del Qi, come abbiamo visto anche nella disciplina del risveglio. Possiamo muovere tutto il mondo intorno a noi. Ma ora facciamo questo esercizio con il movimento del Qi, e se ci sono, diciamo, dei commenti, a me fa molto piacere. La sensazione che sicuramente sperimenterete è una situazione di grande serenità, di grande rilassamento e probabilmente anche di grande ricarica energetica, perché sappiamo che quando andiamo a rompere diciamo, i ristagni e il Qi riesce a circolare meglio, tutto il corpo, ma anche il funzionamento degli organi, ringraziano, perché vengono riforniti di una maggiore quantità di energia vitale. Ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life, grazie.